di Kerb e tu vai a vedere la piramide di Kerb e dici wow, che bella, oh, cioè ragazzi, abbiamo qua è un nord-sud, è precisa sta piramide. Se tu vai a vedere la gente che parla della piramide di Kerb, dice la piramide di Kerb è persino 2,5 gradi, non è corretta, è di poco, come dire, è quasi vicino. Ma cosa stai dicendo? Se tu guardi, non so, dice Cattedrale di Chartres è a 45 gradi est, tipo così, anzi, ma cosa stai dicendo? Cioè, nel senso che se tu vai oggi con il tuo magnetismo ad andare a prendermi i tuoi gradi, trovi quello che oggi è il magnetismo. Anche se tu mi fai la derivazione magnetica, cioè nel senso che tu fai quella bussola direttamente senza parlarmi della declinazione, vai sul posto, mi vai lì e mi vedi che è così, dici, vabbè, hanno costruito così, e no, perché c'è il magnetismo il magnetismo cambia a seconda del periodo. Allora, facciamo così, questo è il 2025, andiamo, non so, faccio un esempio, andiamo in Italia, ecco, andiamo vicino a questa zona qua. Se io inizio ad andare nel 2000, la declinazione magnetica qui è di 1 grado a est. Se io vado nel 1969, la declinazione magnetica qua è 2 gradi a ovest. 1 grado a est, 2 gradi a ovest. Se io vado nel 1900, la declinazione magnetica qui, eccola qua, siamo qua vicini, è diventata 9 gradi a ovest. Cioè, il magnetismo cambia, il magnetismo nel tempo si sposta. Allora tu dirai, ma che casino, e cosa vuol dire? Che si sposta di quanto? Ogni 10 anni a -1 grado. Allora, domanda è, no, ma scusa un attimo, ma vuoi dirmi che ogni 10-15 anni c'è 1 grado, 2 gradi che si sposta? E cosa succede? Che dopo un po' fai il giro di 180 gradi allora, se continua così? No, perché oscilla così, va un po' di qua e poi torna indietro, fa un po' di là, come un pendolo, ok? Quindi fa, e di quanto si sposta? Ma una quindicina di gradi da una parte est e quindicina a ovest. Ma per noi è tantissimo? Cioè, per noi è follia se vai a fare le analisi. Qua non ti dice che la piramide di Keops è la direzione lì, dice una sciocchezza assurda a livello storico, perché devi andare a vedere che magnetismo c'era in quella data lì. Quindi tutte le baggianate che trovate sugli orientamenti di gente che racconta sono tutte baggianate perché il costruttore di un tempio, di una piramide, di qualsiasi cosa antica, si era basato su quello che vedeva in quel momento lì. Non è che si basa su qualcosa di diverso. Quindi andare ad analizzare ad oggi un luogo, se tu non mi fai questo retroscena, non mi stai dicendo le cose giuste perché il magnetismo grado per grado, est-ovest, tu devi capire che si sposta e fa così il magnetismo lentamente. Quindi se tu torni in un posto fra 10 anni, non trovi la stessa situazione magnetica, trovi un po' spostata di un pochettino. Quindi che succede? Che però qual è il problema importantissimo qua? Che ha passato una cuspide. Attenzione, la cuspide è una linea morta. Chiama. Quando succede questo, la casa diventa abbandonata, sono case di case abbandonate e di case che non funzionano più. Io ho parlato con vari master per capire questa cosa e mi hanno confermato la loro esperienza che case che vanno in cuspide sono case che sono ferme completamente, perdono energia e quindi poi c'è un po' un disastro economico, tra virgolette, ma riescono ad essere rivendute quando iniziano a uscire dall'altra parte. Spettacolo, e questa è una cosa super avanzata che ve lo dico in Europa e nel mondo non lo sanno neanche, cioè fanno ancora casini queste robe qua, ma io per fortuna che ho dei master che posso parlare e mi hanno svelato tutte queste robe, questi segreti.